Avete mai provato la torta delle rose? State con noi se volete conoscere la ricetta. Io sono Francesca e questa è Scola la Pasta. L'inverno è una bellissima stagione, è bello quando è freddo fuori e magari uno è in casa davanti al caminetto sul divano con una copertina, un tè caldo, ma basta con quest'inverno. Questa mattina mi sono svegliata e pensavo che ho proprio voglia di primavera, si cominciano ad avere già le prime avvisaglie e allora ho pensato di tradurre in cucina, come sempre accade, visto che le nostre emozioni e la passione la mettiamo in quello che cuciniamo, ho pensato di preparare insieme a voi la torta delle rose, proprio per cominciare ad accogliere la primavera, il risveglio dopo un anno così difficile. Andiamo a vedere gli ingredienti. La torta delle rose è una torta particolare che ha delle fasi diverse, quindi io ho messo gli ingredienti su questa spianatoia, poi naturalmente ve li lascerò anche nelle descrizioni qui sotto. Come vi dicevo, ho messo gli ingredienti dividendoli in 3 fasi separate. Allora, la prima, quella che andremo a fare, è quella della preparazione del lievitino, quindi ho messo del lievito di birra fresco, del latte, un po' di zucchero e un po' di farina e questa sarà la prima cosa che andremo a fare lasciando a riposare questa preparazione che sarà il nostro lievito un po' cresciuto. Poi abbiamo questa parte che invece riguarda il burro e lo zucchero, perché andremo a fare una crema di burro e zucchero con il burro che io ho messo fuori dal frigo già da un paio d'ore, quindi è morbido e a temperatura ambiente, e poi invece questa è per la preparazione dell'impasto. Quindi mi raccomando, nella descrizione degli ingredienti vi ho lasciato tutto e vi lascio esattamente le 3 singole fasi. Iniziamo subito. E buongiorno anche da lei, la nostra simpatica compagna che osserva con attenzione ogni fase delle nostre preparazioni. Andiamo allora a cominciare con il lievitino, quindi prendo il lievito di birra, sono 30 grammi, per intenderci un panetto, insomma, di quelli che si trovano nel banco del frigorifero. Lo sciolgo con del latte che ho stiepidito appena tiepido, non deve essere né caldo perché altrimenti uccide il lievito, ma deve essere appena un pochino tiepido perché lo aiuterà. Ok, lo schiacciamo un po' con la forchetta ed aggiungiamo lo zucchero che, come sapete, è l'alimento che nutre il lievito e quindi che consente la lievitazione. E cominciamo ad aggiungere anche un po' di farina, vedrete che ne verrà fuori una soluzione spumosa che poi andremo ad aggiungere al nostro impasto. Lo mescoliamo per bene. Bene, lo lasciamo adesso lievitare, ci fermiamo per mezz'ora, 40 minuti e torneremo dopo quando sarà montato. A più tardi! Ora che il lievito è pronto, possiamo procedere a impastare sulla spianatoia. Quindi faremo la solita procedura di mettere la farina e fare una fontana. Mettere al centro le 3 uova. E cominciamo. Ecco, l'impasto dovrà risultare un po' morbido, quindi procedo senza forchetta, aiutandomi anche con una manciatina di farina per aiutare l'impasto, perché a volte in base alla grandezza delle uova si può fare qualche piccola modifica, cioè aggiungere per esempio un pochino più di farina qualora le uova, essendo grandi, rendano l'impasto un po' più morbido. E procediamo. Con l'aiuto di una spatola andiamo a raccogliere la farina che si attacca, in modo da consentirci di continuare a impastare. Dovremo lavorare un pochino l'impasto finché non diventa morbido e compatto. Lo
Lo lavoriamo ancora un pochino, l'impasto come dicevo deve risultare compatto, ma non va lavorato energicamente come si fa per esempio per il pane o per le fettuccine. Dobbiamo lavorarlo soltanto per renderlo molto liscio, ma deve rimanere morbido, infatti vedete è quasi al limite che un po' si attacca alle mani, quindi veramente molto morbido. Io direi che è praticamente quasi pronto. Io lo lascio lievitare qui per un paio d'ore, così intanto ci possiamo occupare della crema di burro e zucchero. Per la crema di burro e zucchero gli ingredienti sono solo due, il burro e lo zucchero. Il burro, come vi dicevo, deve essere morbido, quindi va lasciato a temperatura ambiente per almeno un paio di ore. Aggiungiamo lo zucchero e li lavoriamo insieme. Adesso la crema di burro e zucchero è pronta. Noi ci rivediamo tra poco dopo che l'impasto ha terminato la lievitazione. L'impasto è lievitato perfettamente, sono trascorse 2 ore e questo è il tempo che noi vi suggeriamo. In genere si dice 2 ore o quando sarà completamente raddoppiato, quindi dipende anche un po' dal clima. Siete pronti? Dobbiamo stenderlo sulla spianatoia. Stendiamo fino a formare un rettangolo, in modo tale che l'impasto abbia uno spessore di circa mezzo centimetro. In genere si fa rotondo l'impasto quando si stende con il mattarello, stavolta l'abbiamo fatto rettangolare, ma ora vedrete subito perché. Fase successiva, andiamo a spalmare la crema di burro. Mi raccomando, bisogna avere molta cura nel ripassare tutti i bordi. Dopo aver terminato di spalmare la crema di burro su tutta la superficie, io ripasso tutti i bordi un pochino alla volta. È molto importante perché questa crema poi fuoriuscendo lascerà quella patina gustosissima che è tipica della torta delle rose. Non vi preoccupate nel caso in cui si rompano dei frammenti di pasta, soprattutto nei bordi, perché tanto quando le andremo ad arrotolare non si vedrà. Adesso io ho terminato di spalmare la crema di burro e zucchero, che è la versione più comune nella torta delle rose. La versione mantovana invece prevede delle marmellate, anche delle scaglie di mandorle. Io credo che la fantasia di ognuna di noi possa mettere qualsiasi cosa. La versione che stiamo vedendo oggi è sicuramente la più comune. Adesso che abbiamo terminato di spalmare la crema, dobbiamo fare le strisce e abbiamo un metodo molto più sicuro del centimetro. Andiamo a vedere come fare. Normalmente si dovrebbe utilizzare un righello per fare delle strisce della stessa altezza, però non sempre in cucina si ha a disposizione questo strumento. E allora io mi sono organizzata in questo modo: siccome dobbiamo ricavare 6 strisce, sicuramente ne taglierò farò un taglio netto al centro. In questo modo ho l'impasto diviso in 2. Ok, attenzione perché il coltello è molto affilato. Poi dividerò ognuna delle parti in 3 strisce, quindi più o meno facendo dei taglietti prima per regolarmi, e procedo. Non vi preoccupate se vedete che la striscia in alcuni punti è un po' più piccolina, naturalmente partiremo da qui quando le andremo ad arrotolare. Proseguo sull'altro lato.
adesso che le strisce sono tutte pronte, comincio ad arrotolarle su loro stesse. Comincio a posizionare la prima sarà centrale e poi proseguo ad arrotolare le altre. Questa è venuta troppo bassa, le cambio e le metto così e poi vedremo che sicuramente l'effetto decorativo finale è più carino. Le strisce si aprono, quindi io le girerò in modo tale che possano stare ben protette. Ed ora le lasceremo così a lievitare per un'altra mezz'ora. Ci vediamo tra poco. Dopo una mezz'ora questo è il risultato, le roselline si sono un po' ingrandite, quindi è il momento di andare in forno. 150 gradi, forno statico nella parte bassa per circa 40 minuti. Ci siamo! Che profumo meraviglioso! Adesso una spolverata di zucchero a velo e siamo pronti. Allora, vi è piaciuta questa torta delle rose? Dai, non è così difficile, si può fare, ci vuole solo un pochino di attenzione. Intanto che io vado ad assaggiarla, voi magari pensate di iscrivervi al nostro canale, così non perderete nemmeno uno dei nostri video e magari anche cliccando sulla campanella, così sarete sempre avvisati quando ne pubblicheremo uno nuovo. Intanto, se questo video vi è piaciuto, anche il vostro like sarà molto gradito. Io vi aspetto sempre qui nella nostra cucina di Scola la Pasta, ma prima assaggiamo la torta insieme. La torta delle rose non si taglia col coltello, si mangia così. Si prende una rosa, è fantastica, dovete provarla, è buonissima, non so se arriverà domani alla colazione, buona. Io vi aspetto sempre qui nella mia cucina con Scola la Pasta, The Italian Way of Making Food.